Un detto buddista dice che quando il tempo non passa mai siamo in inferno. Quando il tempo invece passa velocemente siamo in paradiso. Si racconta che Albert Einstein, volendo spiegare questo concetto di relatività del tempo, raccontò questo aneddoto. Quando un uomo si siede per un'ora accanto a una bella ragazza, il tempo vola, ma se lo stesso uomo si siede sopra una stufa, anche solo per 4 secondi, quei pochi secondi gli sembrano più lunghi di qualsiasi ora. E questo concetto di relatività del tempo è diffuso anche in molte leggende antiche, anche in molte storie taoiste, ma anche della cultura celtica. Vi sono infatti tanti racconti che parlano dell'eroe, del protagonista che entra nel mondo degli immortali, ha accesso al mondo degli immortali o al mondo delle fate e qui si nutre delle delizie di questo mondo, come ad esempio il nettare degli immortali o la musica delle fate. Poi ritorna, dopo quello che a lui sembra un tempo relativamente breve, nel mondo degli umani, da dove è venuto, ma ahimè, spesso non trova più i suoi parenti perché sono già morti da molto tempo. Una sorta di paradosso dei gemelli, mitologico, favolistico. Molto bello un aneddoto zen che racconta di un guerriero, di un soldato, di un vecchio generale che fa visita a un maestro zen per chiedere se esiste veramente il paradiso e l'inferno dopo la morte. Non è una cosa scontata per un vecchio guerriero, per un vecchio soldato, perché quando si ha a che fare con la guerra ci si sporca le mani e si fanno cose di cui è inevitabile dopo pentirsi. Ed ecco che è preoccupato della sua vita futura, della sua vita dopo la morte. Esiste il paradiso, esiste l'inferno. Al che il maestro Zen dice: ma tu cosa fai nella vita? Sorpreso perché è vestito da soldato, il guerriero risponde: io sono un soldato, sono un guerriero. Ma, risponde il maestro Zen, chi mai potrà volere uno con la faccia come la tua, come guardia del corpo, come soldato, messo come sei messo? Al che il soldato sente subito la rabbia salire e mette mano alla spada. Ah, vedo anche che hai una spada, dice il maestro Zen, messo come sei messo, pezzente come sei, senza dubbio non avrà neppure il filo, non riuscirai mai a tagliarmi la testa con quella spada. Al che il guerriero estrae la spada. In quel momento il maestro Zen dice: questo è l'inferno. Il guerriero vede la propria mano serrata sulla spada, sente all'interno il bruciore della rabbia, si vede come dall'esterno, in un spazio di meditazione. Ed ecco che rinfodera la spada. A questo punto il maestro Zen dice: e questo è paradiso. Una storia molto bella. E sono già al 3° minuto di questo esercizio che oggi chiamano plank, esercizi per il core, per il centro del corpo. In realtà sono esercizi usatissimi nella tradizione delle arti marziali, nel Qigong, importantissimi tra l'altro per la salute, per la vera forza del corpo che è nella zona centrale, quello che noi chiamiamo Tantien e Minmen. È proprio vero, gli ultimi minuti sono veramente un inferno di volontà, di prova, di concentrazione, perché non stanno lavorando solo le braccia, ma l'intero corpo quando l'esercizio è eseguito correttamente. I secondi si possono trasformare in ore, l'inferno si può trasformare in paradiso e questo è soltanto un esercizio, ma è significativo di come nella nostra vita spesso il benessere è solo assenza di stress, assenza di fatica. Esiste però un benessere maggiore, che è quello della libertà, quello della consapevolezza.